Il Monte Hermon è una catena montuosa posta a confine tra le attuali Israele, Siria e Libano. Si tratta di una montagna formata da 3 cime, la più alta delle quali raggiunge i 2814 metri di altezza. I suoi riferimenti nella Bibbia sono numerosi, in quanto è considerato il confine a nord della terra promessa, così come nel Nuovo Testamento potrebbe essere il luogo della trasfigurazione di Gesù come alternativa al Monte Tabor. Secondo gli Urriti era la sede del loro dio Teshub, mentre nei testi ugaritici e secondo il mito del dio Attar, sulla sua sommità si trovava il palazzo del dio Baal. Viene citato anche nell'epopea di Gilgamesh, mentre per i Cananei il Monte Hermon era la sede del loro dio El, detto il Sommo. Meno note sono le fonti apocrife in cui il Monte Hermon assume tutt'altro significato ben più importante e fondamentale, per quanto andremo tra poco a dire. Cosa avvenne quindi in questo luogo? La tradizione che riguarda il Monte Hermon è chiara a riguardo. Nel libro di Enoch viene espressamente detto che questo fu il monte del giuramento, ovvero il luogo in cui erano discesi o precipitati i 200 angeli ribelli detti Grigori, cioè osservatori o vigilanti nel 4° capitolo del libro di Daniele, ed in cui promisero che avrebbero preso come loro compagne le figlie degli uomini, dando origine a quella progenie che sarebbe stata denominata Nefilim, così come ci ricorda il capitolo 6 del libro di Enoch. A riprova di questa storia, il grande esploratore inglese Sir Charles Warren, nel 1869, rinvenne un'iscrizione su una stele di pietra calcarea, posta sui resti di un antico tempio denominato Qasr Antar, sulla sommità della montagna. L'iscrizione venne tradotta da George Nickelsburg e recita: «Secondo il comando del più grande e santo Dio, coloro che prestano giuramento procedono da qui». Da quel momento nell'antichità il Monte Hermon appunto divenne noto come la montagna del giuramento. A capo degli angeli caduti troviamo Seniasa, che in aramaico significa il mio nome ha visto, secondo la tradizione riportata nel libro di Enoch e nel libro dei giganti. Le tradizioni giudaico-cristiane successive invece lo identificheranno con Lucifero e con Satana. La colpa di questi esseri fu non solo di avere trasgredito alle leggi divine ed essersi uniti alle figlie degli uomini, ma ancor più grave fu di aver insegnato agli uomini stessi la costruzione delle armi, il taglio delle pietre preziose, l'astronomia e altre arti in maniera analoga a quanto gli Apkallu avevano fatto nella mitologia sumera. L'insegnamento di queste arti, prima sconosciute agli uomini, però corruppe i loro animi e portò all'insorgere di violenze e sopraffazioni, acuite dal comportamento empio degli stessi giganti. I testi antichi ci raccontano come la gente avesse cominciato a morire e a invocare aiuto dal cielo. Fu così che il Dio biblico inviò il diluvio universale per liberare la terra dai Nefilim, inviando tuttavia Uriel ad avvertire Noè, così da non far perire l'intera razza umana. Come recita invece Giuda 1,6, i Grigori furono confinati nelle valli della terra fino al giorno del giudizio universale. Per quanto sia stata messa in secondo piano dalla ricerca di settore, questa montagna conserva e custodisce tradizioni e leggende che affondano alle origini stesse della civiltà umana. Ci parla di essere caduti dal cielo e degli insegnamenti che donarono in un'epoca precedente al diluvio universale. Ci narra di come la conoscenza donò un sapere ed un potere senza precedenti agli uomini dell'antichità, ma perché l'acquisizione di conoscenze avrebbe dovuto poi corrompere il loro animo? Non scordiamoci poi che il Monte Hermon dista una 70 di chilometri in linea d'aria dal ben noto sito di Baalbek, che con i suoi monoliti del peso di oltre 800 tonnellate rimane uno dei più interessanti misteri del nostro passato. Ne viene fuori un quadro oltremodo interessante che ci apre a innumerevoli spunti di riflessioni che riprenderemo sicuramente su questo canale. Intanto spero che la riscoperta della stele granitica che riporta il giuramento degli angeli caduti possa costituire un ulteriore elemento di studio per riscoprire una storia dimenticata o talvolta manipolata.